Benvenuti al quarto episodio di Annata 71, un viaggio indietro nel tempo fino al giorno di apertura di Magic Kingdom, il 1° ottobre 1971. Negli 11 episodi di Annata 71 vi racconterò la storia, le curiosità e gli aneddoti legati alle Opening Day Attractions, ovvero le 19 attrazioni aperte al pubblico nel giorno in cui Magic Kingdom aprì i suoi cancelli per la prima volta. L'episodio di oggi è dedicato ai più piccoli, parleremo infatti di 2 attrazioni che hanno resistito alla prova del tempo e furono pensate e volute per gli ospiti più giovani di Magic Kingdom. Prima di arrivare al parco, però, vi voglio raccontare cos'altro aprì lo stesso giorno al Walt Disney World Resort. Sia il Contemporary Resort che il Polynesian Village Resort, ancora oggi 2 dei migliori hotel deluxe di tutta Walt Disney World, infatti aprirono nella stessa data. Il Contemporary Resort, che si sarebbe dovuto in realtà chiamare Tempo Bay Resort Hotel, è situato a pochi passi dall'ingresso di Magic Kingdom ed è famoso per la sua struttura che assomiglia a una lettera A ed è attraversato dalla monorotaia che passa proprio attraverso la sua lobby. Il design per questo hotel, che voleva avere uno stile futuristico, almeno per gli anni 70, nacque da una collaborazione tra Disney, la US Steel Corporation, ovvero uno dei più grandi produttori di metallo degli Stati Uniti, e l'architetto californiano Donald Wexler. La struttura del resort era dunque fatta da travi di acciaio e le stanze dell'hotel, prefabbricate sul luogo, venivano praticamente incastrate sulla struttura da una gru che riusciva a posizionarne fino a 15 al giorno. Un fatto curioso su questo hotel. Il concetto originale di questo resort prevedeva che i suoi ospiti potessero andare a piedi a Magic Kingdom ed entrare nel parco direttamente da un ingresso riservato a Tomorrowland, data la similarità tra il tema futuristico del resort e questa land. Nonostante la costruzione fu effettivamente eretta vicinissima al parco, l'idea di far entrare gli ospiti direttamente a Tomorrowland non fu mai attuata. Il Contemporary Resort, tra l'altro, ha anche un posto molto importante nella storia americana. Nel 1972 il presidente Nixon, in pieno scandalo Watergate, mentre la nazione avanzava dubbi sulla sua integrità di uomo e di presidente, lui decise di prendersi una vacanza. Durante il suo viaggio di ritorno a Washington, Nixon si fermò proprio al Contemporary Resort e tenne la sua più famosa conferenza stampa, in cui pronunciò la frase "I'm not a crook", non sono un truffatore. 2 anni dopo, Nixon rassegnò le dimissioni da presidente. L'altro resort che aprì con Magic Kingdom è il Polynesian Village Resort. Anche questo hotel, ancora in funzione, appartiene alla categoria deluxe e si trova sulla traiettoria della monorotaia di Magic Kingdom. Questo hotel, ispirato all'architettura e alla cultura polinesiana, aprì con 492 stanze, quindi leggermente più piccolo del Contemporary, che invece aprì con circa 600 stanze. Il Polynesian Village Resort si estende attorno a una lobby centrale che è progettata sul modello delle grandi stanze delle cerimonie tahitiane, dove tutta l'assemblea si radunava per le cerimonie religiose. La struttura originale dell'hotel era simile a quella del Contemporary Resort, travi d'acciaio e stanze prefabbricate issate da gru. Questo sistema, appunto usato in tutti e 2 i resort, ha creato in realtà problemi non di poco conto, soprattutto a questo resort. Lo spazio infatti tra le camere prefabbricate si era lentamente riempito di muffa e dunque gli ospiti del Polynesian Village Resort riscontravano spesso problemi di odori cattivi nelle loro stanze. Con il passare degli anni questi problemi sono stati chiaramente corretti e per le successive espansioni del resort si è optato per soluzioni di costruzione più sicuri. Anche questo resort pare abbia avuto un ruolo chiave nella storia, se non degli Stati Uniti, perlomeno della musica mondiale. Nel dicembre del 1974, infatti, pochi giorni dopo Natale, pare che proprio in una delle camere del Polynesian Village Resort John Lennon abbia firmato i documenti che consacravano la fine dei Beatles. Entrambi gli hotel di cui vi ho parlato sono ancora in funzione in questo momento e anche se entrambi sono andati incontro a molte ristrutturazioni durante gli anni, il fascino di questi primi hotel e anche le loro leggende sono ancora intatti.
Entriamo ora nel parco e, come vi ho promesso, andiamo ad esplorare 2 attrazioni targate 1971, molto amate dagli ospiti più piccoli. La prima attrazione è Dumbo the Flying Elephant. Si trovava a Fantasyland e faceva parte delle attrazioni di categoria C, se vi ricordate le categorie di cui vi ho parlato lo scorso episodio. L'attrazione dedicata a Dumbo, il classico di animazione del 1941, è descritta come un aerial carousel, ovvero una giostra in grado di muoversi anche in verticale. Per questioni probabilmente legate all'apertura del parco, la giostra aprì a Magic Kingdom con molti meno dettagli rispetto alla controparte californiana, tanto che già l'anno successivo, quindi nel 1972, questa attrazione subì già un aggiornamento. Venne aggiunto per esempio Timothy, il topolino amico di Dumbo, e agli elefanti, che sono praticamente le carrozze di questa giostra, venne aggiunto il cappello, proprio come nella versione originale del ride. Purtroppo di questa prima versione di Dumbo non è rimasto nulla a Magic Kingdom, infatti durante la costruzione di Storybook Circus nel 2012 l'attrazione venne completamente sostituita con quella più moderna, che possiamo vedere ora, che è composta da non una ma 2 giostre, una nuova colonna sonora, una fila al coperto e più elementi interattivi che non erano certo presenti nel 1971. Altra attrazione di Fantasyland, anche questa di categoria C, era il Mad Tea Party, quella che in gergo chiameremo le tazze rotanti. Ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, nello specifico nella scena del buon non compleanno, questa attrazione apparentemente detiene il record per le persone che si sentono male una volta averla provata. Anche questa attrazione, come le precedenti, venne replicata dall'originale di Disneyland e all'apertura di Magic Kingdom questa attrazione era stata progettata senza una copertura superiore, proprio come quella in California. Ma chi conosce il clima della Florida avrà già immaginato cosa succedeva. Tra piogge improvvise e ospiti che scivolavano in tutte le direzioni, dopo ben 3 anni dall'apertura, anche questa attrazione fu chiusa per rimediare a questa scelta infelice. Con questa breve descrizione di 2 attrazioni ancora presenti nei parchi, finisce la 4ª puntata di Annata 71. Spero che anche questa vi sia piaciuta e se non avete ancora sentito i primi 3 episodi, ormai saprete dove ascoltarli. Il prossimo episodio di Annata 71 uscirà tra 2 settimane e nel frattempo potrete godervi le news come al solito sempre su questo podcast ogni lunedì. Se non volete perdervi nessuno dei miei episodi, vi consiglio di cliccare segui su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi altra piattaforma audio che stiate usando in questo momento. Al prossimo episodio!